Oggi voglio parlarti di un argomento un po' particolare, ovvero la solitudine volontaria. Per molti la solitudine può sembrare una condizione difficile da affrontare, ma per me è diventata una scelta consapevole e un'opportunità di crescita personale. Probabilmente già lo sai, io vivo da solo e per questo motivo la solitudine fa parte della mia vita quotidiana. Tuttavia, piuttosto che vederla come una mancanza o una condizione negativa addirittura, ho imparato a sfruttarla a mio vantaggio. Stare solo mi ha permesso di conoscermi meglio, di sviluppare una profonda autoconsapevolezza e di scoprire le mie vere passioni. Ci sono tante occasioni in cui, anziché uscire per fare cose che non portano reale valore alla mia vita, preferisco restare a casa e trascorrere del tempo da solo. Potrei uscire, andare a qualche festa, qualche evento sociale, ma spesso mi chiedo: questo mi arricchirà davvero? Aggiungerà qualcosa di significativo alla mia vita? Spesso la risposta è no. E quindi in quei momenti scelgo di stare da solo. La solitudine mi ha dato l'opportunità di riflettere profondamente su chi sono e che cosa voglio dalla vita. Ogni giorno mi prendo del tempo per meditare, per pensare ai miei obiettivi e per esplorare i miei pensieri senza distrazioni. Questo mi ha permesso di prendere decisioni più consapevoli e di allineare la mia vita con i miei veri valori. Stare da solo ha anche stimolato la mia creatività. Senza l'influenza di stimoli esterni o la pressione sociale, ho trovato spazio mentale per esplorare nuove idee e progetti creativi. Ad esempio, ho ricominciato a dedicarmi con più impegno alla fotografia digitale ma con obiettivi analogici, che è una cosa che avrei sempre voluto approfondire ma che non avevo mai trovato il tempo o la motivazione giusta per portare avanti. La solitudine mi ha anche permesso di ridurre lo stress e di trovare una sorta di equilibrio interiore. Ho imparato a godermi la tranquillità della mia casa, a praticare la mindfulness e a concentrarmi sulle cose che mi portano pace e felicità. Invece di cercare costantemente distrazioni esterne, ho imparato a trovare conforto e serenità dentro di me. Anche se vivo da solo e passo molto tempo in solitudine, questo non significa che le mie relazioni siano meno importanti. Al contrario, il tempo trascorso da solo mi ha aiutato a migliorare la qualità delle mie relazioni. Quando per esempio scelgo di trascorrere del tempo con gli altri, lo faccio in modo più consapevole e autentico. E le mie interazioni sono più significative perché non sono dettate dal bisogno di riempire un vuoto, ma dal desiderio genuino di connettermi con gli altri. Probabilmente tu non vivi da solo come me, ma hai una famiglia. Ecco alcuni consigli per poter praticare comunque la solitudine volontaria. Dedica del tempo ogni giorno o a settimana per stare da solo. Prova con una passeggiata al parco o semplicemente stare disteso sul divano ad ascoltare musica da meditazione. Sono certo che queste diventeranno per te abitudini preziose. Questi momenti ti permetteranno di staccare la spina e finalmente di ricaricarti. Prenditi delle pause dai social media e dai dispositivi elettronici. Spegnere il telefono per qualche ora ti permetterà di goderti il silenzio e la tranquillità, riscoprendo il piacere delle piccole cose. Potresti, ad esempio, riscoprire il piacere di leggere un libro senza interruzioni, immergendoti completamente nella storia. Trova hobby o attività che puoi fare da solo e che ti appassionano. Che si tratti di disegnare, scrivere, fare giardinaggio o cucinare, queste attività possono essere un modo gratificante per trascorrere il tempo con te stesso. Inizia a tenere un diario dove annotare pensieri e riflessioni, questo ti sarà molto utile. Non interpretare la solitudine come un isolamento negativo, considerala come un'opportunità per crescere e rinnovarti. Sii paziente e comprensivo con te stesso mentre esplori questa nuova dimensione del tuo essere. Ricorda che è un percorso e che ogni piccolo passo in avanti è un successo. In conclusione, la solitudine volontaria non è una condizione da temere, ma una scelta che può arricchire profondamente la nostra vita. Non si tratta di evitare il contatto umano, ma di scegliere consapevolmente come trascorrere il proprio tempo e con chi condividerlo. Ti incoraggio a riflettere su come utilizzare il tempo da soli e considerare i benefici che la solitudine volontaria potrebbe portare alla tua vita. Spero che questo video, anche se è un po' particolare, sia stato comunque di tuo gradimento. Se hai dubbi, domande, curiosità, ovviamente commenta questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e noi ci vediamo settimana prossima.